Ok, abbiamo iniziato questa bella sessione per Stefano. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta. Ti accompagno a connetterti ancora più in profondità a Stefano contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. È lui. Lo vedo che è come se fosse su una giostra. Ok, quindi un cerchio che gira è un cerchio fatto con tipo al posto dei sedili ci sono delle specie, hanno la forma un po' tipo sasso e sono tutte d'oro. Ed è l'unico però sulla giostra e gira solo, c'è questa giostra che gira e lui guarda verso l'interno della giostra. Cioè i sedili sono d'oro e anche il suo. Sì, Ok? non hanno la forma di sedile, sono tipo dei sassi, no? Un po' la forma tipo. Ah, e lui è seduto su un sasso Sì, d'oro ed è da sì, solo. da solo. Ok, Mm, ci dà l'autorizzazione? sì. Ok. E cosa ci vuole rappresentare con questa immagine? La sua parte subliminale, eterica. Allora, quello che rappresenta è comunque, allora, lui da bambino, ok, quindi vuol farci vedere che c'è una parte importante di quando era bambino, che bisogna andare a vedere, non mi ha fatto vedere cosa, ma è come se Mhm, mi dicesse vai a vedere quando era bambino. mhm, Ok, la giostra. E poi questa cosa dei sassi d'oro è proprio legata a tutte queste peripezie, diciamo, legate ai soldi e al lavoro. mhm. Ma tuttavia molto di grossa entità, insomma, quindi Sì, esatto. aziende Sì, esatto, risollevate, esatto. quantità di Tutto questo sali e terreni, scendi quindi di sono cose, pepite d'oro, movimenti grossi. Sì, con pepite d'oro, esatto. sono pepite d'alluminio che Sì, vale, ma non vale tanto. esatto. Ok, Mhm. andiamo da quando era bambino, ci porti la sua parte subliminale all'evento che ci vuole mostrare. Di solito questo fatto Mm. a inizio sessione. Allora, lo vedo su un'altalena. Eh, non ti so dire, potrebbe essere di un'altra vita, perché lo vedo su un'altalena come se fosse nel giardino, nel prato di una fattoria mh, negli Stati Uniti, proprio in mezzo, tipo potrebbe essere Oklahoma, o comunque uno stato in mezzo dove ci sono tante praterie, cose così. Mhm. E lo vedo proprio su questa altalena. Lo vedo con, sai, i Walkman, quelli con cui si ascoltavano le cassette. Mhm. Che ascolta No Woman No Cry. Mhm. Ok. Ok, in lontananza c'è un grosso campo Mhm. e vedo arrivare come se arrivasse, penso sia la rappresentazione di cioè no, la rappresentazione è una navicella che arriva in fondo e fa tipo un giro così, poi si posa. E appena io vado là per vedere, parte e se ne va. Ok, Proprio. cos'è questa? Una vita precedente o una vita...
una rappresentazione o altro. Perché allora, no, secondo me è una rappresentazione perché è troppo recente. Cioè, è Sì, è proprio... una canzone Eh, di qualche decina di anni fa. quindi alla fine... Ok, quindi è una rappresentazione. Se- Perché la PS mostra questo teatrino? allora, potrebbe essere o un ricordo che lui ha cancellato oppure durante il sogno, un sogno in cui lui è stato, cioè durante un sogno, scusa, durante una notte in cui lui ha avuto un'adduzione. E ha sognato una cosa del genere, di Mm, essere su se- un'altalena, ma sarebbe il patio di una casa classica Sì, americana esatto. Mhm. Vabbè. Prima di andare avanti, la causa esoterica dell'incidente che mi ha riguardato, insomma, che ha provocato Sì. un ritardo di questa sessione, di questa mattina, se c'è, e la causa esoterica del piccolissimo eco che prima ho sentito dalla mia voce. Ok, vabbè, hanno provato a entrare, adesso per l'eco hanno provato a entrare proprio a interferire, ma non ci sono riusciti e invece sono riusciti, diciamo, a ritardare questa sessione perché ci sono tantissimi spunti con Stefano dove noi possiamo andare a vedere tante cose, scoprire tante cose che loro non vogliono assolutamente che scoprano. È Va molto... per tutti, non solo per Sì, per Stefano. tutti. No, no, esatto. Ok. Riguardano la religione cattolica ebraica? Anche. Ok. Io, Stefano, posso dire il paese in questione, sì, non è un problema. Ok. Riguardano l'Iran? No, la religione ebraica, princip- Principalmente. sì, religione Io? ebraica e ebrei in generale. Ebrei, ok. Ah. Oro, ecco, l'oro anche riguarda... arrivano un sacco di informazioni. Va bene, vediamo subito la vibrazione di Stefano. 250 milioni. Le percentuali di consapevolezza, Adesso 100%. rapporto PSPE, Ah, 40 la PS, 60 la PE. vite precedenti, 1321. percentuale di cervello utilizzata. 7%. Nelle 1321 vite ci sono altre vite in Iran? Se lo vedevo già prima, un suo antenato lui era il nonno del nonno del nonno del nonno del nonno del nonno. Un antenato, che ha Della sua firmato linea? della sua linea, sì, esattamente, e ha firmato un contratto nel cluster, che è anche nel suo cluster. Quindi un'epoca in cui non c'erano le fotografie, il nonno Mm, del nonno del nonno del mm, nonno, mm, troppo mm. indietro. Ma se ci fossero Sì, le fotografie ci sarebbe un'analogia fisica del viso? sì, sì, potrebbe essere. Allora, era lui, cioè la stessa la PS che ha vissuto nessuno nonno. Ci potrebbe essere, sì, i capelli un po' più lunghi, lo vedo capelli castani un po' più lunghi. Ok, perché sei reincarnata nella stessa linea di sangue, come Stefano. Per chiudere, dice proprio perché attraverso Stefano io ho la possibilità di andare di imparare l'ultimo pezzo di questa lezione, tra virgolette, Mm? e chiudere il cerchio. Ok, qual è la lezione? Allora, praticamente il contratto che ha firmato nel cluster era ehm, che non poteva essere, allora tutto ciò che derivava dalla ricchezza doveva essere eliminato per allora vedo come se fosse una punizione. Te la dico così, punizione perché non so quale altra parola usare. Mm?
È come se avesse detto di fare una cosa, ma in realtà ha fatto l'opposto, perché quella non era una cosa giusta da fare. E quindi come punizione, come scambio ha firmato questo contratto nel cluster. Quindi Sì, barcamenarsi e dimostrare a tutti di avere delle grandi capacità mhm, imprenditoriali, ma poi finire con un pugno di mosche in mano, per un motivo o per l'altro, mhm, c'è per quanto sempre, riguarda perlomeno le attività personali, perché esatto, quando si tratta di personale, sì. per sollevare le sorti aziendali di qualcun altro, fuochi e fiamme, Sì, fuochi d'artificio, che vabbè, portano chiaramente a un guadagno perché è una consulenza pagata, però l'azienda poi va bene, ma non è la sua. esatto. Mhm. Ok, interferenze eteriche. Ormai le troviamo fuori così, senza tanti giri di parole. Mhm. Allora, c'è vabbè, un'entità mentale di livello 3. Mm, sì, ce n'è una di livello 3 e poi ce n'è una di livello 5 che riguarda il fumo. Ehm, poi mm, un- c'è un'interferenza, una, Di che tipo? non mentale. Mhm. Ehm, mi dice, sembrerebbe che arrivi da Sirio, così dice. Di che natura? Mm, mm, Rettile, falconiforme? mm, mm, mm. Ci sono delle difficoltà? No, nel senso che è strano, lo vedo molto strano, è tipo una via di mezzo, cioè ha la coda tipo coccodrillo, però poi ha il becco e le ali. Ok, è Quindi semplicemente, cioè, non aveva una roba specifica, ecco, te lo devo descrivere. Dimmi, vai. è semplicemente un ibrido, rettile, falconiforme e falconiforme, perché le Mhm. ali e il petto sono Ok, uniforme. Ok, questo qua che viene da Sirio, nome? sì, Così vediamo. Persian mi ha detto. Persia, che fantasia. Mm. Poi Eh, il capo di Persia. c'è la Odino. Mhm. E Ci sono poi... i DL. Sì, EDL 5, uno fisso e 4 che girano intorno. Quello fisso dove? A livello della tiroide. Mm. Che è legato alla entità mentale 5 o 3? Allora, quello lì è 5 insieme a altri due che girano. Quindi fumo, Sì, esatto. tiroide, gola. Sì, sì, esatto. Ah, ecco, vedi, sì, sì. Sì, sì. Ok. Sì. Livello 3, qual è il compito di questa entità mentale? Allora, e quello, allora, te lo descrivo, di fargli rimanere il pensiero ricorrente Mm? che per uscire dal problema, da qualsiasi problema gli si presenti, lui deve faticare. Ok. Cioè, come se dice, cioè, a lui magari, io ho questa immagine, a lui arriverebbe la soluzione molto lineare, ok? Quindi, ok, per risolvere questo devo fare questo, questo, questo e boh, ne esco facilmente, ok? Ma nel momento in cui gli arriva la soluzione lineare, Si gli arriva complica la questo, vita. gli arriva questo pensiero esatto che dice: no, no, quella soluzione lì non va bene, devi fare, e ti fa fare un sacco di Quindi, non so, per giri. esempio,
sa benissimo che il fornitore ideale è Ciccio, ma invece Mhm. di andare da Ciccio, prima va da Caio, Sempronio, che sono i fornitori sbagliati, con merce di bassa qualità o cose di questo tipo, Sì, fino a che finalmente arriva da Ciccio, dove sa esatto. che Ciccio era il migliore in Sì. termini di qualità, prezzo, e Mhm. affidabilità, consegne e quant'altro. Esatto, Vabbè. esattamente. Ok, quante sono le abduction 78. all'anno? No, no, in generale. Le ha Sono state avute 78. come? Non ho Sono sentito. state 78. Sì, Quando è stata 78. l'ultima? Un anno e mezzo fa. Mhm. Lui era molto giù di morale, si sentiva molto solo in quel momento. E hanno voluto, aspetta, perché lo vedo proprio. Beh, con basse difese Sì, si sì, procede con un più facilmente. Sì, sì, certo. rafforzamento dell'interferenza. Mhm. Ma queste 78 sono casuali, nel senso che sono attuate quando c'è un abbassamento di Sì, difesa o esatto. sono programmate? No, no. eh, allora, Abbassamento di per difesa. lui, sì, su di Per lui lui sì, voleva. perché non riescono altrimenti. Esatto, beh, esattamente, sì, sì, su Quindi di se non lui. ci fosse questa sessione, la prossima non è stabilita. Si No, aspetterebbe un momento in cui o sì. sul fronte familiare, sentimentale, lavorativo, personale, emozionale, si apre un varco, in Sì. sostanza. Va Mhm. bene. È una sessione strana, sento delle resistenze, delle interferenze anche nelle informazioni che arrivano. Chi le sta ponendo? Si faccia vivo. È arrivato, questo, io vedo come se un uomo, è un uomo, l'unica cosa che non ha diciamo, di uomo sono le orecchie che sono a punta, tipo Star Mm, Trek. Mm. mm. Tipo vesuviano, mi sembra. Sì, Ok, ok, Spock. sì, Come si esatto. chiama? Eh, Tennessee mi ha detto. Ok, come hai Mm. il DNA? Allora, 30% mantide, 30% rettile, il resto pleiadiano, pleiadiano. Ok. È collegato agli ebrei? Ecco, esatto. Mm. Cosa vuole? Cosa non dobbiamo scoprire? Ce lo dica, è molto semplice, è Tutto ha detto. obbligato. Cosa tutto? Niente, voi non dovete sapere niente. A che proposito? Rispetto a tutto state guardando troppo in là. La gente non deve sapere quello che noi stiamo facendo Cosa state e i facendo? nostri programmi che abbiamo. La la gestione dell'umanità deve andare come vogliamo noi, non come voi pseudo consapevoli che pensate di essere. Ok? Ok, Basta adesso. dov'è l'oro? No, non te lo dico. Dimmi dov'è. L'hai rubato tu? L'avete rubato È voi? qua sotto. Sotto dove? Qua sotto nei monti, qua vicino a Teheran. C'è una grossa quantità di oro stoccato? Sì, che adesso già un po' ce l'hanno portato via. Se tu continui, ci portano via tutto il resto. La devi finire. Dimmi il preciso punto in cui si trova. Sei obbligato a rispondere, caro Tennessee Spock. C'è questa cima altissima. È proprio in corrispondenza della cima sotto ci sono questo grossa, dove confluiscono tutti i tunnel intorno a Teheran,
confluiscono lì e lì noi abbiamo la nostra riserva di oro. Quante tonnellate? 50.000. E quale percentuale di tutto l'oro della Terra c'è lì? 70%. Però. Da dove viene questo oro? Da dove viene? Abbiamo preso da tutti voi negli anni, nei secoli. È sotto forma di lingotti? Assolutamente sì. Ok. Quei terreni che ha Stefano sono vicini o corrispondono a questa montagna? Alcuni sì, alcuni sono proprio tutti intorno e alcuni sono un po' più fuori. Ma se lui riesce a riaverli, escono allo scoperto delle informazioni troppo importanti. Non te li posso ridare, assolutamente. Quali informazioni? Lo dici solo a me, tranquilla, non resta segreto questa cosa. Figurati, te a chi lo vai a dire poi? Non ti preoccupare, in ogni caso sei obbligato a rispondere perché interferisci con Stefano, altrimenti disconnettiti da lui e manda all'aria tutto il progetto. Tennessee? Mhm. Cosa stai facendo? Stai pensando? Allora, se lui riprende i terreni, lì ci sono delle cose, dei punti di passaggio dove noi abbiamo l'oro, non li può riprendere perché sennò è un passaggio ancora più semplice per andare a prendere l'oro e si vede, è molto facile da scoprire se lui riprende i terreni, quelli devono rimanere a noi. Elena, tu sei connessa a Tennessee? Mhm. Ok, disconnettiti. Prendi le informazioni in maniera indiretta. Disconnettiti. Ci sei? Mhm. Ok. Ok. Quindi fuori dalla Sì, connessione, dalla sì, canalizzazione, me lo confermi? Questi terreni sono sì, legati sia che siano vicini, sia che siano sopra dei tunnel sì. collegati a... Ok, questa riserva da dove viene? Allora, le due guerre mondiali, poi c'è qualcosa che arriva dalla Cina di secoli fa, una Mhm. cosa grossa, e poi tutte le varie cose, peripezie che hanno fatto a livello religioso nel mondo, ogni volta portavano del bottino, poi c'è qualcosa anche quando c'è stata, quando sono andati negli Stati Uniti, quando hanno conquistato tutte le terre, così c'è qualcosa che arriva da lì di grosso, poi dal Vaticano, con il Vaticano, un accordo con il Vaticano, quindi una parte arriva da lì. Questo Eh, oro lo stanno cercando? No, Qualcuno già lo sta cercando? ne hanno preso, sanno già dov'è. Perché non vanno a prenderlo? Una parte l'hanno già presa. Ok. Stiamo E parlando di Q? sanno di... Sì. Ok, perché non l'hanno preso tutto? Ci sono degli intoppi, come sappiamo, ci sono stati degli intoppi. Hanno molta paura, sono arrivati Molto alla vicino. frutta, sì. Ok, stiamo parlando di Deep State, Sì, sì. quindi Iran, il Deep State è rappresentato da? Il Deep State è rappresentato da quelle famiglie che derivano dagli illuminati, ok? Massoni Mm. che se andiamo a vedere sono di origine ebraica. Se andiamo indietro, 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 indietro.
Ok. Da una parte o dall'altra c'è la parte ebraica. Vedo Si può... proprio Mm. anche Mhm. solo in lontananza, però è come se vedessi proprio dei fili che si diramano, ok? Che da una parte arriva comunque a quella famiglia, una parte ebraica, e può essere solo così. Cioè, non so se... Si può dire che l'Iran è più importante di Israele? Allora, diciamo che la usano come deposito. Mm. Israele è la rappresentanza, Mm. quindi, quella che... La cassaforte è l'Iran. esatto, come se fosse il cavò, ecco. Va bene. Allora, vita bloccata, lavoro, soldi, ok, entità mentali e Mm. patti che andiamo poi a sciogliere. Sì, Recupero crediti e terreni bloccati, quindi cause in corso, praticamente la stessa cosa, sì. contratti e patti, nonché una vita in cui fondamentalmente con un karma sbagliato, no? Hai fatto il cattivo bambino, adesso devi pagarla cercando di barcamenarti tutta la vita con grandi capacità imprenditoriali, ma non ci riuscirai mai e verrai sempre in qualche modo Mm, fregato. Questo avviene sia in ambito familiare, sia sì. nell'ambito... Ok, Cioè, quando dimmi. lui arriva al top, poi di colpo crolla tutto. Ok. Ecco, diciamo. Parliamo della sua famiglia. Il Mm. matrimonio finisce subito, ci sono due figlie che lui non vede da 11 anni. Prima domanda, quella che mi sta più a cuore, la piccola è sua figlia? Sì, sì, sì. Ok. L'avevo già visto prima, sì. Non è, diciamo, il risultato di un tradimento. No, no, no. Causa esoterica del fatto di non riuscire a vederle da 11 anni, la madre lo impedisce, le figlie sono in contatto con lui, ma di fatto la grande non risponde mai e non ne vuole assolutamente sapere. Allora, io vedo una grossa interferenza nell'ex moglie, proprio come rappresentazione di questa interferenza vedo proprio il diavolo, tra il demone proprio, diavolo, ok? Mhm. Secondo universo o il solito rettile? Mm. Mm, secondo universo ed è comunque mandato sempre dai soliti ebrei. Mm, ok, quindi il comportamento insolito non lo ripetiamo della moglie che dopo una separazione Mm, si presenta sul posto di lavoro e dice delle assurdità, sono le interferenze, mhm, perché sì, sarebbero sì, sì. proprio assurdità, insomma, Sì, infatti, cioè, sì. sarebbero assurdità in privato, in pubblico, Ah, davanti ai no, genitori, è una assolutamente. follia, una Mhm. cosa che non si può neanche spiegare. La causa esoterica della depressione della moglie sono le entità, la causa esoterica del tradimento sono le entità. Sì, sì, è tutto lei proprio tanto, sì, sì, Ok. tanto questa cosa qua, tantissimo Causa proprio lì. esoterica dell'herpes genitale da 15 anni di Stefano. Allora, è arrivata una mantide Mhm. che è come se lui, diciamo, se lui fosse libero mm, Devi avere una relazione? sì, di usare liberamente quella parte del corpo, Mhm. creerebbe un campo energetico molto forte, così riescono a abbassare un po' le vibrazioni che lui emana. Sia Ok, un po' quindi è un impianto. impedindoglielo a volte. Sì, sì, sì. Ok, sì, da un impianto, attraverso un impianto, sì. È l'unico impianto questo. No, Vediamoli. ok. Quello a livello sacrale, appena su dove ci sono le fossette, è un altro impianto. Mhm. Quello gli è stato visto dal pranoterapeuta. Mhm.
ed era il familiare che il pranoterapeuta aveva visto, era lui quando era nonno, 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 nonno. Ok. Mm. Non era il suocero, quindi No, quel tipo alto, ma era no, lui no, stesso. sì. Che cosa significavano quelle lettere che ha visto il pranoterapeuta sopra, diciamo, i glutei, dove ci sono le fossette alla bassa Allora, schiena? era il codice in ebraico del contratto nel cluster. Ci sono, c'è una lettera, allora, in Riesci a ebraico non tradurre so. il Sì, significato? allora, L, 1 di S. E È questo, tipo un, mhm, un codice, sì, è il un codice di quel codice. contratto, ma Sì, che, aspetta, ricordami, il contratto stabilito con se stesso Avo sì, esatto. era quale? Era quello che lui non poteva avere la ricchezza che Ah, quello lì. produceva per compensare, Un diciamo, quella torto specie. fatto a qualcuno in una Esatto. vita Mhm. precedente. Sì, Il torto, il contratto karmico, chiamiamolo, potremmo sì, chiamarlo così, sì, che non ok. esiste, karma non esiste perché No, sennò... no, infatti, però no. diciamo Ok, che ci quindi si racconta questa cosa. genitali, bassa schiena, poi 2 sulle spalle, perché? vengono usati dall'entità mentale di livello 5 tramite il fumo, Mm, passando alla tiroide, poi li manda qua e poi li manda ai piedi. Questa cosa io la vedo spesso, che fanno Perché collegamenti. spalle e piedi, che sono, come dire, un po' il rettangolo del corpo? Ti riguarda Perché tutto? Ti abbassa? sì, cioè riescono proprio a mandare gli impulsi in maniera completa, diretta, molto veloce. La vedo spesso che fanno questi collegamenti. Scusa, apro una parentesi Eh, sul tabagismo. Chi fuma ha la sostanza nicotina, il principio attivo della nicotina in tutto il corpo? Allora, beh, scorre nel sangue, la nicotina passa attraverso. Allora, vedo proprio, allora, entrano come se fossero delle bolle. Sai tipo quando c'era quella pubblicità delle bolle nell'acqua? Mhm, mhm. Ecco, vedo proprio così, arrivano, la bolla si attacca sui bronchi, fa tipo una cupola che si apre, poi la nicotina passa nel sangue e poi circola per tutto il corpo e porta l'informazione della dipendenza, diciamo principalmente è quello, ma per creare proprio il collegamento per portare l'informazione più velocemente. Della dipendenza. Sì, Quindi, come dire, tutto il suo corpo sa che è dipendente, anche i sì, piedi. esatto, esatto, tutte le Chiamiamola così. cellule. Sì, perché va proprio nel sangue e arriva e si ferma ovunque, ecco. È un'informazione che arriva a tutte le cellule. Che vedo proprio che si attacca su tutte le cellule, su tutta la parete, la membrana cellulare di tutte le La cellule. quantità molto elevata di sigarette giornaliere ha una causa esoterica, cioè potrebbe fumare 5 sigarette al giorno, Stefano, invece sono molte di più. Beh, diciamo che l'entità mentale che fa questa cosa, allora, più gli serve mandare l'informazione, diciamo, abbassare la vibrazione della persona e più sigarette gli fa fumare. Mhm, Ah, Stefano avrebbe tendenzialmente alle vibrazioni molto alte, sempre, mhm. ha una buona potenzialità anche a livello di consapevolezza, sarebbe molto più veloce, è già veloce, ma senza questo proprio sarebbe velocissimo. E quindi loro, tutte le volte che lui da solo automaticamente cerca di alzare le vibrazioni, gli fanno fumare la sigaretta Ok. e le abbassano Questo subito. forse è l'informazione più importante per Stefano per il tabagismo. Ah, Senza sigarette saresti il triplo di come sei mm, adesso, che già mm, sei bello attivo. decisamente. Mm. Ok, apriamo le porte del cinema.
tutto quello che abbiamo visto è Mhm, tutto già proiettato, ma come dire, in essere, no? Chi entra nel cinema ne lo acquisisce come informazione. Chiamiamo la madre, la mhm, compagna, perché no, le figlie, la ex moglie, tutti mhm, sono invitati, il biglietto è gratis, tutti possono sedersi in prima fila, in seconda, all'ultimo posto, dove mhm, vogliono. La capacità è infinita da questo cinema, tutti possono, i viventi, entrare in questo cinema. È chiaro che sarebbe meglio se vedessero delle sessioni, se si occupassero, però inviti non costano nulla. Si mhm. presenta la madre, Sì, sì. compagna, Sì, sono una di fianco all'altra. le figlie, grande e piccola. Sì, si sono messe davanti, con di fianco l'ex moglie, che è tutta, l'ex moglie è l'unica che è tutta mezza, si è messa con i piedi sulla sedia davanti, Mhm. con una sigaretta in mano, i capelli tutti così, tutta lasciantosa, non so come dire. Disinvolta, Sì, ok. mm, Chi è più poi- interessata, la piccola o la grande delle figlie? Allora, la grande vedo che guarda molto attentamente, ma non si gira come se non volesse avere a che fare con nessuno intorno. Ok, Mm. interessata, ma non vuole. Boh, guarda un film Interferenze come se dalla fosse un madre. film, ma non vuole che nessuno, cioè non vuole avere a che fare con nessuno. La piccola in mezzo è un po' più neutra, diciamo che è lì in attesa di andare dove viene richiesta, tra virgolette. Ok, hanno già visto tutta questa parte, Mhm, sì, sta ok? passando proprio tutta la scena. Reazioni? Allora, l'ex moglie spegne la sigaretta e tira giù le gambe e si mette un po' tipo un po' più composta, un po' più come se si sentisse un po' a disagio. Mm? Mm, La figlia più piccola è diventata allegra, molto allegra e sorridente, e la figlia grande, sempre guardando senza guardare in giro, però sento che dice, che ha detto sottovoce grazie. Poi ci sono la mamma e la compagna che stanno osservando anche la reazione delle figlie e sono lì che osservano per ora. Ok, chiamiamo allora adesso due disincarnati in via eccezionale, il padre e l'amico. Mhm. Li vedo arrivare da destra. Sì, vengono assieme. Mm, Iniziamo col padre. mhm, Questo padre manchevole su tanti fronti, questo padre che ha rovinato la vita, questo padre iraniano. Sembra che sia quasi un classico, no? Che questi padri iraniani mm. siano la fonte di mille problemi, eccetera. Sì, ovviamente sono dentro a questo sistema della religione ebraica, quindi con queste impostazioni molto rigide e discriminatorie, vedo. Sì, Eh, però diciamo al padre che insomma la religione è soltanto una convenzione alla fine. mm, Lui stesso era sì, figlio di infatti, genitori di altre due religioni sì. contrapposte. Quindi lui Mm. come parte subliminale, come si vuole presentare? Se si presenta, ovviamente. Sì, sì, si è presentato e mm, vuole capire, è un po' confuso, dice voglio vedere perché in effetti vedendo questa cosa sono andato un po' in confusione, non capisce. Mhm. Quale cosa? Soprattutto la parte dei terreni, anche, c'è tutto quel discorso lì. E, e anche il fatto che c'è che la religione conta poco. Ecco, questa cosa qua, anche se lui lo sa, nel senso che nella vita
arriva da due religioni diverse e poi comunque, se non sbaglio, la mamma di Stefano era cattolica e non l'ha fatta convertire, giusto? Mhm. Ecco, Giusto? quindi per lui, cioè, quindi per lui non era così fondamentale, però quello che gli è stato insegnato è che era tutto basato sulla religione, ok? Quindi, Ok. Il padre è interferito, è legato a delle interferenze in questo momento e soprattutto dov'è? allora, è legato ancora, è legato, io lo vedo in uno di questi terreni, ok? Lo vedo lì in uno di questi terreni e lo vedo insieme al socio. Sono tutti e due lì, fermi, che non si vogliono muovere, come se quando sono lì li vedo disperati, Perché? perché non capiscono come tutta questa cosa abbia potuto portare al nulla, perché è come se gli fosse stato portato via un pezzo. Va bene. Lui è un disincarnato, lui deve Mhm, pensare al posto in cui andare. Lui è legato alla terra e questo non mhm, va bene. Lo infatti. comprende, lo vede, diamogli le informazioni di tutte le sessioni in cui, non so, nonne erano legate a nipotine Mhm, vive, nonne erano legate alla loro bella casa, alla loro scatola del cucito, signori che ne so, suonavano il violino, erano attaccati al proprio violino e quant'altro. Tutto questo non ha nessun valore, non ha valore nemmeno l'oro che c'è in quella mhm, montagna. È molto più importante comprendere. L'oro vero è la consapevolezza, mhm. la comprensione, e qui ce n'è poca. Sì, Quindi mostriamo in un secondo al sì. padre tutte le vite precedenti che ha avuto, che rendono questa importante tanto quanto le altre, Mhm, tutti i contratti e tutte le sue eventuali entità. mhm, Lui oggi è qui perché è stato chiamato dal figlio, mhm, che l'ha chiamato in prima battuta, ha chiesto prima di lui e poi dell'amico con cui evidentemente aveva un rapporto molto più stretto e molto mm, più forte. Ma per mhm. dovere di figlio ha chiamato prima il padre. Cosa vuole dire a suo figlio? Finalmente adesso è tutto chiaro, vedo proprio il sole, dice, vedo proprio la luce, tutto chiaro e finalmente ho chiuso il cerchio e ti ringrazio per avermi dato questa opportunità. Adesso posso andare. Ho capito che non serve a niente, che non è quello l'importante e lo ringrazia. Ok. È collegato a quei terreni, quindi? Non più, vedo proprio. Era collegato. Sì, era collegato, sì. Era collegato a persone? Ah, era collegato al terreno e al suo amico. Cioè, però è disincarnato, no? Di vivi no. No, no, solo al terreno. Non ho capito, l'amico quello che abbiamo chiamato come Sì, disincarnato? esatto. Perché? Non c'entravano niente uno con l'altro. Li vedo O tutti e due sul... c'entravano? No, lo erano chiedo a tutti e due. Stefano. No, no, no. Cioè, il padre era legato a questo amico, Sì, io li vedo sul terreno abbracciati. però l'amico non c'entrava niente col terreno, mi No, dice Stefano. no, no, però io li vedo, lo vedo lì. Mhm. Ok. E l'amico, qual è la causa della sua morte? Non esoterica, la causa della sua morte. L'hanno trovato a casa morto. Allora, allora, la prima cosa che mi è venuta è che ha avuto una, uno scioglimento di qualcosa talmente grosso che non ha resistito, cioè il corpo, la PS ha Emorragia dovuto andare interna. via. Io vedo un arresto cardiaco, poi non so se sì, può essere per emorragia interna, però vedo proprio che gli si è fermato il cuore Mhm. perché era troppo. Ok, è stato causato da cosa questo arresto Um, cardiaco, an- emorragia interna, quello che è? allora, mm,
Vedo che si presenta una donna, vedo che si presenta sul lavoro questa donna, che poteva essere legata con lui sia a livello lavorativo che emotivo. E quello che lui ha sentito era talmente forte che la PS ha dovuto lasciare il corpo. Ok, c'è qualcosa che vuole dire l'amico a Stefano? Allora, gli vuole dire due cose. Rispetto alla sua morte, gli vuole dire che non se l'aspettava, ma che comunque sta bene e che adesso da disincarnato a sapere che cosa gli ha provocato la morte sarebbe rimasto lì, ma che comunque, vabbè, è andata così e questa esperienza è andata così e lui sta bene ora. E poi vuole dirgli che è vicino, si è ritrovato vicino a suo padre perché quel terreno lì era significativo sia per suo papà, cioè a livello, ha un significato per quello che sappiamo che anche Stefano vuole risolvere, sia per il papà di Stefano che per Stefano. E quindi diciamo si è ritrovato lì a supportare questa cosa Ok, insieme ma al per il padre. discorso dell'oro che poi riguarda Sì, tutti. sì, sì, quello e anche per il fatto che Stefano non riesce a sbloccare questi terreni. Ok, va bene, apriamo un portale aureo, Mhm, tipico, fatto apposta per i disincarnati, mhm, dove dentro non c'è il posto in cui devono andare semplicemente, ma c'è proprio tutto un percorso di... insomma, i disincarnati si spogliano di ogni interferenza, vedendola, mettendosi di fronte alle interferenze, ai contratti che hanno stabilito, diventando mhm, pura parte eterica e parte subliminale, vedendosi, diciamo, mettendosi a nudo, mettendosi a confronto con il gioco in cui si sono infilati e scegliendo quindi di liberarsi di tutte queste infrastrutture mhm, che poco servono ormai. Poi, dopodiché decideranno se continuare a incarnarsi nel gioco mhm. o altro. Ok. Iniziamo col padre. Mhm. Entrato è diventato parte dell'energia del portale aureo. Se vuoi vai di là, vai a vedere anche tu com'è. Mhm. Sì. Quello che mi arriva è che volendo tutte le PS potrebbero andare lì. Mm. Potrebbe essere un'esperienza che anche le PS possono fare, ma finirebbe il gioco per diventare consapevoli e quindi non Mhm. ha senso per le PS stare là, invece per i disincarnati ha senso, momentaneamente. Cioè, non so Beh, se... sì, diciamo che in eh, ogni caso, non so, un disincarnato come il padre riparte in qualche modo da zero, non ecco, entra esatto. in un circuito di inganni, karma, no? Ah, sei stato un cattivo padre per Stefano, quindi No, adesso devi infatti, incarnare esatto. come figlio che avrà un padre Sì, cattivo sì, come lo sì, sei sì. stato tu.
questa cosa è inutile, questa cosa è un circolo vizioso che non Sì, finisce più. esatto. È un indulto in qualche modo per i Sì. disincarnati di questo Mh. portale aureo. Ricominciano da zero, vedono Mh-mh. francamente, veramente come stanno le cose e fanno le esperienze che poi desiderano, che possono Esatto. essere sempre drammatiche se lo decidono, ma almeno lo decidono in maniera autonoma, non perché arriva il rettiliano con il foglio Sì, in mano e dice adesso devi firmarlo perché quello è l'inganno numero uno. esatto. Mh-mh-mh. Francamente io non accetto molto che una parte subliminale che ha inventato tutto si faccia prendere per il culo in questo modo assurdo, Mh. almeno che lo sappia in maniera consapevole. Poi se vuole incarnarsi in bambino sulla sedia a rotelle tutta la vita lo può fare, è una sua Sì, scelta però, non il rettiliano con il foglio in mano. esattamente. Sì, sì, ecco. Mh-mh. Ok, e l'amico? Vanno attraverso il Sì, sì, portale? sì, 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 va anche l'amico, è andato anche l'amico. È diventato parte di quell'energia lì. Come la vedi questo processo? Allora vedo come se entrassero in questa tapis roulant, più o meno, Mm? che entri nel portale aureo, entrano e man mano che entrano diventano questa cosa. Cosa? Una luce, una È una macchia? luce, è come se io la vedo come se fossero delle bolle di luce. Mhm. Di Mh. colori diversi? Di... Sì, sai è come la luce che fanno le perle se le giri, tipo arcobaleno, no, che continua a cambiare Mhm, colore, ma è chiara sempre. mhm. Ecco. Riesce ancora a lasciare un messaggio sia l'amico che il padre da quella condizione lì di palline di luce? Allo il padre dice: "Tutto è". Basta. Bello, bene. Beh, è un grande regalo, comunque il Mh. padre. Ha fatto bingo, il padre. Bene, chiudiamo questo Assolutamente. portale, Mh-mh. andiamo a vedere le reazioni al cinema. Stupore incredibile dalla figlia grande. È rimasta proprio a bocca aperta senza ehm, incredula della cosa fantastica che ha appena visto, di tutte queste cose che ha visto. Positivamente, stupita positivamente. Okay. Diamo alla figlia grande, no, mettiamo davanti alla figlia grande perché non possiamo darglielo, le informazioni relative alla fine della relazione tra i suoi genitori, la verità, qualunque essa sia, senza entrare Mh-mh. nei dettagli. Sì. C'è una bella scatola bianca, minimale, cubica, lei se vuole la può aprire, dentro c'è la verità, non di uno, non dell'altra, i fatti, come sono successi. Mh-mh. C'è anche in quella scatola bianca il mini karma di suo padre che ha avuto dei brutti genitori o comunque un cattivo padre e voleva essere un buon padre e non riesce a essere un buon padre perché ne sono successi dei fatti non nelle sue mani, non Mh. controllabili da lui, anzi lui ha preso anche delle decisioni, insomma, ehm, in cui si è sacrificato, no? Mh-mh. Era possibile togliere le figlie a questa donna, ma lui non l'ha fatto per il bene delle figlie. Tutte queste informazioni sono dei fatti, vere o false che Mh-mh. siano, a me non interessa. Lì dentro la scatola ci sono i fatti, Mh-mh. c'è la verità, che vedrà solo la figlia grande, se vogliamo anche la figlia piccola. Bene, diamo queste informazioni e Mh-mh. vediamo anche alla ex moglie. Mh-mh. La madre e la compagna come le prendono queste informazioni? È come se un po' sapessero già, come se tutte e 2 fossero, diciamo le PS no, inconsciamente loro consapevoli di cosa fosse Stefano. Mm. Okay, è come se adesso vedendo, questo film riescono a unire i puntini. Come Mhm. allora a volte lo vedono strano, come se fosse un po' strano e non sapevano e non sanno dire come mai sia così strano. Adesso vedendo, appunto tutte le informazioni riescono a dire: "Ah ecco, cioè non è strano, funziona così." Ecco. Mm. È strana la cosa, non Stefano, la Sì, questione. esatto. Okay. Mh. Bene, cosa vuole fare Stefano? Diamo il cluster? Mh-mh.
Andiamoci allora. Dimmi come vedi i contratti che sicuramente ci sono. Di Sì, queste 1321 vite. Mhm. Mm. Vedo come se fosse un disco rialzato, lui sale su questo disco ci sono tutto intorno al bordo tipo degli archivi aperti, ok? Mm, Tipo i classificatori, quelli con le lettere. mhm. Ok, pieno di queste cose qua. Ogni scatola ha Tutto una a vita. 360 gradi. Sì, esatto. C'è un inizio e una fine di questi 360 gradi, cioè il primo contratto e l'ultimo, e No, quindi è si un toccano. cerchio. Sì, ma il primo contratto tocca all'ultimo perché ha fatto Ah, il sì, giro. esatto. Sì, sì, sì. L'ultimo è questo di Stefano. Sì. Ok. Mhm. Curiosità, il primo contratto cosa dice? Allora, il primo contratto l'ha fatto, era un romano, tempo di Roma, impero romano. Mm, Era un soldato dell'imperatore e aveva fatto il contratto con i Pleiadiani, mi viene, dove allora praticamente lui era il capo di un gruppo di soldati, non il capo di tutti, ma di un gruppo. Ok, sotto di lui mhm, c'erano un po' di soldati e con loro avrebbe potuto fare, cioè portare a termine con molto successo tutti i comandi che gli venivano dati, ok? Ma ha fatto questo contratto con i Pleiadiani dove doveva tenere una media, ok? Perché sennò mhm. sarebbe diventato il capo di tutti i soldati e non era il suo turno, tra virgolette, c'era qualcuno che doveva andare più in su di lui. Ecco, era abbastanza così, non era niente di... era un contratto di questo tipo. E l'ha fatto No, durante la vita, non prima. cosa vuole fare di tutto questo disco di contratti? Specialmente di quelli relativi alla sua vita, ma in realtà stiamo parlando di tutti i contratti, quindi quelli relativi alla sua vita sono quelli relativi al successo sulla sfera sentimentale, lavorativa e economica. Mhm. Allora, ho visto che lui ha preso questo disco e ha iniziato a farlo girare così, ok, ma sempre più forte finché diventato tutto un miscuglio di energia e è diventato nullo, cioè si è mischiato tutto e quindi non c'è più informazione. Sono Ok. scomparsi così? Si sono mischiati, quindi non c'è più un'informazione lineare. Mm. Ok, Bene, prendiamo però tutto e buttiamolo sì, in un portale definitivo, certo. disco compreso. Mhm. Diciamo che le lettere si sono mischiate. Toh. Ecco. I fogli si sono mischiati, quindi il Mhm. foglio 2 insieme al foglio 3 di un altro Sì, contratto poi non fa mischiato, niente. quindi non Però c'è più niente di eliminiamo logico. tutto, perché Sì, potrebbe arrivare sempre qualcuno a mettere in esatto. ordine, Sì, sì. o lui stesso, Mm. se lo vuole fare, ovviamente. Sì, sì, l'ha proprio lanciato dentro e ha chiuso. Ok, andiamo all'avatar. Questa parte ormai è diventata sempre più rapida, Mm. nessuno mostra tentennamenti, nessuno... Dopo le analisi tutti sanno perfettamente dove vogliono andare, dove devono andare. Sì, infatti. Mm. Andiamo all'avatar. Che succede? Strano perché vedo. Ok, abbiamo ripreso a registrare, è caduta la linea, si è spento il computer al momento dell'avatar. Elena, Mhm. cosa è successo? È successo che è riuscito
a togliere la connessione, a spegnere proprio il mio computer. Ma chi? L'avatar? L'avatar, nel momento in cui Diciamo digitava, prima di stava facendo quella morire. cosa lì. Sì, prima di morire, l'ultimo tentativo. Oh, va bene, andiamo avanti. Cosa Mhm. fa Stefano quindi con il suo caro simpatico avatar? Allora, adesso lo rilancia di nuovo, perché lo stava lanciando e è tornato, è riuscito a tornare indietro, lo rilancia, la sta rilanciando dentro il portale definitivo, l'ha lanciato e adesso lo sta chiudendo. Ok, l'ha Mhm. chiuso. Ha chiuso, non c'è più niente, ha lanciato tutto. Ok, con queste due azioni, cluster ed avatar, Mhm. partiamo dal basso. Esistono ancora quegli impianti che abbiamo visto, le interferenze eteriche, le interferenze mentali? No, via tutto pulito. Ok, EDL, intermediari tra No, via. l'eterico ed il mentale? No, Ok. via. Mhm. I vari contratti che abbiamo visto legati alla sua vita sentimentale, economica e lavorativa, con fortune altalenanti, esistono ancora? No, tutto libero. Il forte legame con il suo paese d'origine, la religione d'origine, esistono ancora? No. Ok. Il legame con l'entità mentale livello 5 del fumo, del tabagismo, esiste Via. ancora? No, Ok. Questo significa che adesso smette di fumare in un secondo? no, ovviamente no. Quello che deve ricordarsi lui, deve essere consapevole di quello che fa, delle azioni che fa, ok? Quindi quando lui riuscirà a smettere, man mano che ogni volta che accende la sigaretta è consapevole di quello che stanno facendo, delle informazioni che stanno prendendo, l'energia che gli stanno prendendo. Mhm. È così? Quello che abbiamo detto. Sì, Mhm. esatto. Deve Con queste, assolutamente. Mhm. Mhm. Con queste nuove condizioni è possibile il recupero di rapporto con le due figlie? Sì, io quella cosa lì l'ho vista quando sua figlia grande è rimasta stupita in maniera positiva di tutto quello che ha visto. È possibile. Mi vedi? Sì, ti sentivo. Okay, Sì, si è spostato, ma sì, vai, dimmi. okay. Ehm, Ho visto subito che lì ci sarebbe stato proprio un cambiamento, come se lei diventasse La grande, consapevole che sì, la grande. la E con la piccola? piccola di conseguenza migliora, perché l'ho vista già prima la piccola che segue un po', diciamo, non ha la forza ancora per, "decidere autonomamente", tra virgolette, quindi vede quello che succede intorno e si aggrega un po', okay, quindi Si quando papà la adegua. chiama risponde, però, non ha quasi l'iniziativa di cercarlo lei. Adesso, appena la grande si, sbloccherà, anche lei riuscirà a essere più fluida rispetto a questa cosa. Ok. Sul fronte recupero crediti terreni, come si è sbloccata a livello energetico la situazione? Allora, vabbè, già il fatto che, i 2 disincarnati che erano legati lì non ci sono più, già ha alleggerito tanto, il flusso a livello proprio energetico, quella parte lì è tutta libera, anche l'entità mentale che gli faceva, prendere la strada più tortuosa non c'è più, quindi anche quella parte lì è libera. Ci vorrà un attimo di tempo, ma semplicemente perché c'è tutta questa storia, dietro e quindi ora si deve sbloccare un po' a livello sociale, però è solo questione di, burocrazia normale e comunque, ehm, il fatto che succederanno delle cose che sbloccheranno questa situazione un po' ovunque però. Non so se è Ok. stata chiara. La madre e la compagna come le vedi? Le vedo contente e vedo che sono abbastanza
serene tra loro, nel senso mi sembra che vadano d'accordo, che siano, non so se hanno dei rapporti, poi io qua le vedo che si guardano e sorridono assieme, cioè serene e più leggere rispetto a lui, lo vedono, sono contente che lui stia bene, ecco. Ok. Sua vibrazione finale, vibrazione di Stefano. 1,5 miliardi. Ok, diamogli la pillola V di Mh-mh. vibrazione rossa, pillola rossa V di vibrazione che vedrai Stefano tra qualche sessione, che ha dentro un'informazione. La vibrazione non ha un limite, la può alzare a quanto Mh-mh. vuole. L'alza? Sì, sì, è arrivato in pochissimo a 25 miliardi. Benissimo. La potrà alzare ulteriormente, quindi da Mh-mh-mh. 250 milioni a 25 miliardi. Sì. Bene. PSPE 40-60. 51 la PS e 49 la PE in questo momento. Livello di consapevolezza finale totale. 250%. Vite precedenti 1321. 325. Le altre eliminate? Mh. Caspita. E Pochissime io lo vedevo 325 sono. io lo vedevo proprio che lui è molto veloce come consapevolezza, cioè proprio va proprio a è esponenziale, A cioè se lui mille. se non ha interferenze può andar su dritto, proprio. Verticale. Mh-mh. 7% di cervello all'inizio sessione, adesso? Allora, vedo che, in questo momento ne sta usando l'8, ma se continua a stare così, con questa consapevolezza di oggi, può arrivare al 15% nel giro di 1 anno e mezzo. Che è tantissimo, È tantissimo. perché il massimo è 15-16. Mh. Se smettesse di fumare, Sì, sì, come appunto. ulteriore condizione? No, O è dico, questa la come è condizione? questo. Varie Questa è condizioni. sì. Ok, perché il fumo nel suo caso, beh, in tutti i casi, ma nel suo caso in particolar modo, è una cosa che lo abbassa molto, Parecchio, sì. abbassa le sue capacità. Ok, Mh-mh-mh. se ho capito male, io ti chiedo. No, no, giusto, sì, sì. Ok, giusto un check. L1D6, il contratto scovato dal pranoterapeuta, esiste ancora? No. Ok. Messaggio finale di Stefano a se stesso. Liberiamoci liberiamoci di questo freno, che questa sarà la volta buona. Come intende volta buona per arrivare a una consapevolezza quasi massima. Cioè, la teoria è che arrivi a essere alla massima consapevolezza. Mhm. Mh-mh. Tipo, ehm, una consapevolezza, diciamo al 100% teorica, riesci a creare gli oggetti, riesci a spostarti da un posto all'altro in un attimo, cioè solo col pensiero. Okay, l'avevamo già visto, mi sembra. Sì, come anche la percentuale del cervello si può aumentare, possono aumentare Esatto. queste capacità. Esatto, cioè insieme, esatto, Ci vanno sono degli assieme le cose. esercizi che cambiano di persona in persona. Nel caso di Stefano, cosa potrebbe servire ulteriormente, oltre all'abbandono dai vizi, dalle dipendenze più che vizi? No, quello che allora, se lui smette di fumare, che è la cosa essenziale ora, veramente fa il botto. Quindi, la sua priorità è quella e quello che mi viene è che per fare questo può fare un rito, nel senso, ricordarsi per far sì che lui sia consapevole che la sigaretta è un collegamento, tutte le volte che lui prende la sigaretta, far tipo un cerchio in maniera tale che lui guardi la sigaretta in quel momento, okay? E Mhm, con questa cosa si ricordi che è, il canale con cui gli prendono l'energia, gli passano le frequenze e mhm.
fanno tutto quello che vogliono fare. Ma adesso però non c'è nessuna interferenza, non c'è nessun No, contratto, adesso non può restare assolutamente. La l'interferenza, memoria. diciamo, dell'oggetto, Esatto, della quindi la sostanza memoria. chimica, Esatto. della nicotina, in due Sì, parole, che resta. Però a esatto. lungo andare potrebbe rimanere un canale, diciamo, di entrata per qualcosa, il vizio. Ritorna, sì, c'è. C'è la dipendenza chimica della nicotina, okay, Mhm. quindi, si deve prima "disintossicare" tra virgolette, quindi, finché è dipendente dalla nicotina e lui continua a fumare, ricrea, un canale per far sì che possano entrare altre entità mentali e quindi di nuovo abbassare l'energia e tutta questa cosa qua. Ma in quanto tempo teoricamente, in linea teorica? Allora, con 0 consapevolezza, mettiamo che lui ha 0 consapevolezza che quello è un canale, ehm, nel giro di 1 mese e mezzo, 2. Okay, ma lui è pieno di consapevolezza, No, ha una infatti. consapevolezza del 2,50. Quindi teoricamente potrebbe anche continuare a fumare senza ritornare all'interno di un discorso di interferenza, in teoria. In teoria, sì. In pratica, se smettesse di fumare volerebbe. Quindi Esatto. forse questo è il messaggio più interessante, Sì, non tanto, cioè proprio è una zavorra in sostanza. eh sì, È una esatto. pietra con una catena attaccata Sì, ai suoi sai i piedi. sacchi che mettono sulla mongolfiera prima per non farla volare La su? zavorra, Ecco. sacchi di sabbia, Sì, bravissimi. Lui ha una mongolfiera piena di sacchi di sabbia, se li butta sì, giù tutti, o un po' mh, alla volta, o quel che è, ma l'obiettivo sì, è arrivare a una mongolfiera priva di sacchi di sabbia, la sua mongolfiera arriva al sole. sì, Bene, come esattamente. lo vedi? La giostra con le pepite d'oro, c'è ancora? Allora no, è smontata e le pipette d'oro sono diventati, cristalli di energia. Cioè, Mhm. non è più rotonda, è una fila di cristalli Mm. che lui che è la sua energia che lui può usare sempre, quindi, sono carichi proprio di energia, lui li carica e li utilizza. Okay, con la Ok. consapevolezza di oggi, senza zavorre, quello è pieno di energia fino cioè veramente tantissima. Il magazzino di oro mondiale che è l'Iran verrà Mh-mh. scoperto? Sì, cioè sanno già dov'è. Ehm, diciamo che son riusciti a bloccare un po', lo svuotamento di questa riserva d'oro, Mhm. ma, sta andando avanti. Comunque Questa s sessione ha fatto danni per i cattivi? gli ha dato una spinta, sì. Sì? Diamo a quelli che cercano l'oro per ridistribuirlo a tutti noi, Mh-mh. informazione su dettagli fisici, specifici su dove si trova questa montagna, come arrivarci, tunnel e quant'altro, in modo tale che acceleriamo un po' perché non se ne può Mh-mh. più. Mh? Tutto quello che temevano le varie entità che hanno Sì, rotto decisamente le balle stamattina, sì, le esatto. attiviamo. Non ultimo anche l'avatar che fa cadere la linea adesso, Mh-mh. novità della giornata. Mh-mh. Va bene, Elena, Okay. un'ultima battuta? C'è qualcosa da dire? Una curiosità, una cosa che non ti ho chiesto ma che vedi? Mh. No, quello che vedo adesso è che, a quando tu hai detto di far vedere come arrivare all'oro, io ho proprio visto che, le PS hanno creato, ehm, queste specie di non so come come se fossero delle persone che sono lì e possono rimanere lì e nessuno gli può fare niente. È come se fossero un faro che Mhm. dice: "Okay, è qua il posto, venite tranquilli che qua è tutto libero." Perché, è come allora, bloccano
respingono tutte le interferenze che vogliono frenare questo processo e invece, spianano la strada a quelli che invece vogliono entrare, che devono entrare per riprendere l'oro e ridistribuirlo. Okay. Okay, quindi è stata Stefano, creata questa cosa qua. ogni tanto non lo considero neanche più l'argomento cloni. Mh-mh. Stefano chiede se c'erano dei cloni, perché se c'erano non ci sono più, se non c'erano non c'erano. Sì, ce n'era uno parcheggiato dico in Islanda, ha proprio Mh-mh. parcheggiato lì per Ma eventualità. fetto o già No, formato? no, già formato. Era parcheggiato, proprio spento, sdraiato, vedo sdraiato in una teca di vetro. Ah, okay. Ti do 2 domande finali così mi curiosità. Madonna, che si vede nei social, è un clone adesso? Allora, a volte è un'attrice con la Mh-mh. maschera e a volte è un clone. Nicole Kidman? No, Nicole Kidman mi viene che è ancora lei, ma ha pochi giorni ancora. John Legend? Non lo vedo proprio più. Non c'è neanche un clone? Ma a me non viene. Può essere ogni tanto un attore, un clone no. Il clone non lo vedo proprio. Obama? Obama è un po' un attore, un po' un clone. Berlusconi? Attore. Non è più lui, è morto? Mh. Giustiziato? Quasi, non è morto, ma è quasi Mh-mh. devono aver fatto Bergoglio? allora, a Bergoglio che si vede non so se si vede io non lo so, però non c'è lui. C'è un video di A vo Bergoglio in cui sembra veramente lui, ma sul collo si vedono delle cose eh, strane, sembra veramente un bordo di una gomma, sembra una maschera. In sì, effetti sì, il viso è il suo, però sì, sembra sì. una maschera. Cos'è quello? Un attore? Sì, sì, tutti gli attori che mettono hanno la maschera Ma che stiamo rappresenta parlando di una tecnologia inimmaginabile, presumo, perché sembrano proprio loro in effetti. Sì, perché la sì, è una voce cosa è la fanno tipo stessa. sì, allora con le stampanti 3D, adesso non so, molto tecnologico, usano allora aspetta, ti dico cosa vedo. Allora, stampano la faccia uguale e sotto c'è tipo una rete Mh-mh. che quando parlano traduce la voce dell'attore nella voce reale. È Okay. tipo sotto qua, cioè in tutta questa zona, sotto la maschera attaccato c'è questa rete Tecnologia umana? neurale, no. Di chi? Cioè la maschera stampata 3D sì, è quella, nel senso è quella che ha scoperto anche l'uomo, quindi alla fine sì. Però il resto no, tecnologia aliena, vabbè che lo fanno, vedo soldati rettiliani, ma in realtà arriva da, Questa sopra questa c'è questa roba verrà svelata da parte della Disclosure? sì. È una delle ultime, perché ci saranno tante informazioni che saranno scioccanti, molto più incisive. Certo, però dire Madonna è morta e poi si vede Madonna, la gente non ci crede, quindi forse Certo. dovrebbe essere una delle prime, no, Ah per sì, beh, quella sì, mostrare no, che come l'hanno quell'essersi fatto, umanato intendo dire, che sì. la tecnologia verrà dopo, nel senso Mh-mh. che sono attori sì, verrà Va subito, bene. però Siamo andati lunghi, Elena disconnettiti da tutto e tutti okay. e noi torniamo.